Realizziamo questa borsettina con un cotone grezzo intercalato con un lamè d'oro usato a doppio e un uncinetto numero 5. Iniziamo con un cerchio magico. Andiamo a realizzare delle catenelle per alzarci nel nostro lavoro, 3 catenelle, e facciamo una fila di maglie alte, esattamente 18, tutte maglie alte. A questo punto ci alziamo di 4 catenelle e andiamo a fare in ogni punto successivo una maglia alta intervallata da una catenella. Nel punto successivo una maglia alta e una catenella e così via. Nel terzo giro faremo i petali del fiore, quindi una maglia lasciata in sospeso, un'altra maglia alta lasciata in sospeso, un'altra maglia alta lasciata in sospeso e avremo 4 maglie lasciate in sospeso da chiudere tutte insieme. Quindi facciamo 4 catenelle di separazione. Andiamo a fare una maglia alta lasciata in sospeso nel prossimo buchino, un'altra, poi ne facciamo nel secondo buchino un'altra in sospeso, poi un'altra in sospeso, abbiamo 4 maglie lasciate in sospeso e le chiudiamo tutte insieme, quindi in ogni buchino ce ne sono 2. 1, 2, 3 e 4. Andiamo avanti così per tutto il giro. Per il quarto giro andremo a fare una serie di maglie alte intervallate da una catenella. Vediamo come. Ci si alza per fare le 3 catenelle per iniziare il lavoro. Si fa una catenella di separazione e si fanno le prime 3 maglie alte intervallate da una catenella, tutte nel solito buchino. Poi si fa una catenella, si va nel vertice, ecco, tutte nel solito buchino, quindi una catenella nel vertice, poi 1, 2 e 3 maglie alte nel solito buchino. Dopodiché si fa una maglia alta nel vertice del petalo, sempre intervallata poi da una catenella, e poi si ripete 3 maglie alte intervallate da una catenella sempre nel solito buchino, 2 e 3.
e così si va avanti per tutto il giro. A questo punto formeremo i petali esattamente come nel giro precedente. Andiamo a chiudere il cerchio con una maglia bassissima e faremo un altro giro di petali. Quindi girerò il lavoro per entrare esattamente nel centro del buchino precedente con una maglia bassissima, quindi rigiro il lavoro, così mi trovo esattamente nel centro del buchino. Mi alzo di 2 catenelle, vado a fare la prima maglia alta in sospeso nel buchino e vado nel prossimo e faccio 2 maglie alte in sospeso, quindi ne avrò 4 sull'uncinetto che chiudo tutte insieme e poi 4 catenelle. A questo punto procedo nel buchino successivo a fare 2 maglie alte sospese, poi nel buchino ancora successivo 2 maglie alte sospese, e poi le chiudo tutte insieme. Quindi petalino petalino vado a fare altre 4 catenelle e vado a continuare i miei petalini esattamente come prima. Quindi 2 a 2 e poi chiudo tutte le 4 maglie insieme, quindi 4 catenelle, e a questo punto continuerò tutti questi petalini fino in fondo. A questo punto io costruirò dei petali più tondi facendo una prima maglia alta nel buchino, 2 maglie alte, 3 maglie alte, 4 maglie alte, sempre nel solito archetto, 5 maglie alte e una maglia bassissima sul vertice del petalo sottostante. A questo punto io mi sono costruita dei petalini più tondi che vanno a definire il perimetro della circonferenza. Successivamente, per fare le pareti della borsa, costruirò la rete lungo questa circonferenza. Andiamo ad attaccare in un qualsiasi punto del nostro cerchio, nella metà del ventaglino, quindi sono 5 maglie, quindi nella terza, che è perfettamente nella metà, io inizierò il mio punto rete. Faccio un piccolo cappiettino. Ora questo me lo lavoro insieme per fermare il filo e farò una catenella, questo me lo giro per fermarmelo insieme, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dopo 9 catenelle io vado ad unirmi sempre nel centro del ventaglino, quindi nella terza maglia, con una maglia bassa.
quindi farò altre 9 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e andrò a unirmi nel centro del ventaglino successivo, esattamente nella terza maglia, che è il centro, con una maglia bassa. Faccio tutti questi archetti e ritorno al punto di partenza. Vediamo come concludere sempre gli archetti finendo con il filo sul vertice dell'archetto. Perché ogni volta che io farò gli archetti io dovrò attaccarmi ogni volta sulla punta, quindi dovrò ogni volta finire il mio archetto in questo punto esatto, in modo da ricongiungermi poi, essere già nel punto preciso per fare questo lavoro. Quindi ogni volta che concludo un giro, invece che fare 9 catenelle e legarmi qui e poi sono qui con l'uncinetto e non posso muovermi da qui se non scalando maglia a maglia, io dovrò fare 4 catenelle, 1 2 3 4, poi metto il filo 3 volte sull'uncinetto, vado a inserirmi là dove inizia la prima catenella e faccio questa quadrupla maglia alta. Esattamente così, in maniera che io avrò sì il mio archetto uguale agli altri, ma finirò esattamente al vertice del rombo, perché poi questi diventeranno dei rombi. Per ora sono archetti, ma poi quando la corsa sarà finita, questi diverranno dei rombi. Quindi io sarò al vertice del mio rombo, esattamente qui. Da qui io potrò riniziare il mio prossimo archetto, che poi creerà questa puntina così. Quindi io da qui riparto e faccio 9 catenelle. 3 4 5 6 7 8 e 9. A questo punto mi ricollego con una maglia bassa, sempre nel solito modo, nel centro del mio archetto. In questa maniera io sto creando il secondo giro di archetti. Quindi proseguirò sempre nel solito modo: 9 catenelle, una maglia bassa, 9 catenelle, una maglia bassa. Quando poi ritorno a ricollegarmi con il primo, farò esattamente quello che ho fatto qui: 4 catenelle e una quadrupla maglia alta, in modo da finire qui e ricominciare il terzo giro e così via. Vado avanti così in parallelo per circa 12 giri, 11-12 giri, fino ad arrivare a una certa altezza. Poi vedremo come sviluppare le due parti dei manici. Bene, realizzato il 13° giro, quando abbiamo completato tutto l'ultimo giro, andiamo a mettere 2 marker all'estremità dei lati, in modo da dividerli in 2 parti uguali. Quindi dall'estremo vertice del lato andiamo a riproporre sempre il solito rombo, però questa volta da marker a marker
Noi invece che continuare il giro in tondo andremo avanti e indietro girando il lavoro, quindi fermandoci sempre prima al rombo precedente, quindi verrà una specie di diagonale che si concluderà con 3 piccoli rombi. Andiamo a vedere come. Quindi faccio il primo, vado avanti normalmente come ho sempre fatto fino ad arrivare in prossimità del marker. Quando arriviamo in prossimità del marker, dove avevamo lasciato il marker, dovrò fare l'ultimo rombo che si fermerà prima del marker. Tutti si finiscono un pochino prima, nel solito modo. Quindi giriamo il lavoro e ricominciamo da qui. Vediamo ogni rombo rientra di uno spazio. Si conclude con un giro, una fila di 3 rombi. La stessa cosa si fa anche nell'altro lato e si uniscono i 3 rombi finali in un unico punto. Adesso qui e qui metteremo il manico. Vediamo come fare il cordoncino del manico della borsa.
Come possiamo vedere, viene un cordoncino molto regolare che possiamo anche incurvare e creare un manico che non ci stringa troppo la spalla. Il manico che abbiamo precedentemente preparato con un cordoncino e uniamolo alle due estremità della borsetta. Una volta che abbiamo attaccato il manico ai 3 rombetti finali della borsa da una parte e dall'altra, rifiniamo il manico con un nastrino dorato di raso. Quindi taglierò a una certa altezza i 2 segmenti e la borsettina è finita.